Mi sto raddrizzando qua così. Vediamo chi c'è. Ho visto che qualcuno è già in coda. Perfetto. Innanzitutto datemi feedback sull'audio, per voi che ci siete già. Ok, un like già ricevuto. Grazie, grazie. Potete mettere il like ovviamente e c'è anche il bottone hype. Quello dà tanti punti all'algoritmo. Per voi è solo un bottoncino, eh. Devi schiacciare hype. Mi sentite bene? Io ho preparato tutto. Oggi addirittura sono anche riuscita a mettere l'anteprima dell'argomento. Ok, qualcuno mi dice se l'audio è buono. Io penso di sì. Penso di sì perché ho fatto le prove. Stefania, buongiorno. Giusy, ottimo. Sì, adesso sono diventata più brava col microfono. Oh Nati, buongiorno. Buongiorno. Sì, perché prima Titti, ma oggi siamo in tantissimi. Mettete hype, mi raccomando, hype, perché quello aiuta l'algoritmo a portare sul video. Vi ringrazio. Carmelina dalla Sicilia, buongiorno. Sono contenta, ragazze. Secondo me possiamo fare questo tipo di video finché tutti abbiamo tempo, una volta alla settimana, ok? Mettete like se pensate di sì. Io penso di sì, perché sabato mattina per adesso ho tempo. Argomento di oggi. Sono andata a cercare le foto, ma non le ho trovate. Questo qualcuno se lo ricorda? Nati, tu te lo ricordi? Certo, questo è iconico. Questo non sarà mai venduto e mai dato a nessuno. Nessuno, hai capito Melina? Perché no? Perché no? Perché è uno dei primi quadri iconici del dipingere con l'acqua. Questo quadro qui ha molti, ma molti anni e sta proprio per il DCLA. Cosa c'è qua? Che c'era già allora la fusione, i vuoti funzionali, in questo caso la luce dei petali, cenno, yes, dipinto del cuore, esatto. Cercavo una foto dei ciclamini, non l'ho trovata, ho detto aspetta che prendo i miei. Quindi i vuoti funzionali, le foglie che poi è uno tutto insieme, è nell'insieme, ma non c'è il famoso buco verde, perché voi il buco verde l'avete già visto da qualche parte, perché vi ho fatto anche lì un video dedicato, e ci sono i vuoti funzionali, beh, quelli c'erano sempre. Qua, il vaso, ok? Il video oggi non penso che sarà lunghissimo, non penso, poi dopo mi dilungo. Prima allora, i colori. Ero un po' indecisa per le foglie. Agostina, ciao. Per le foglie ero un po' indecisa di usare questo nuovo Random Gray del 2026. Voi sapete che la Schmink ne fa uno all'anno e io qui ho ancora quello del 2022. Mi sono persa le altre editions. Però visto che è un colore che non conosco, faccio il video dedicato solo per questo colore qua, perché ancora non l'ho aperto, quindi faccio o domani o non so quando, vedremo. Dunque oggi prendiamo i colori classici. Quali sono? Titit! Tanto è sempre qua, ok? È sempre qua. Ci sono più blu, che sono già tutti asciugati. Cosa facciamo? Prima li bagno e possono già stare bagnati lì mentre spiego
perché così l'acqua, me li ammorbidisce un po'. Poi ho questo verde, che è un verde oliva, è un tubetto vecchio che avevo tagliato, è ancora lì ragazzi, non finisce mai, eh. Poi ho qui il perilene violetto, che era un godet che sta per finire, lo vedi? E qui c'ho messo un pochino di questo viola, che è un viola banalissimo, un po' granuloso, che tutti abbiamo nelle nostre palettine. Quindi ho preso il tubetto, il video di come prendere il colore ce l'avete voi per intanto fino alle ore 14, riservato agli abbonati, come sapete. Quindi se hai già visto quel video sai come prendere il pigmento. La cosa migliore è mettere un pochino di colore dal tubetto in qualsiasi parte della tua palettina. Oggi ho voluto metterlo nel godet perché sta per finire il viola. Come vedi, la palettina non la pulisco mai. Ragazzi, siamo in tantissimi a guardare, grazie mille. Mi state confermando che un po' di compagnia nel weekend, acquarellosa intendo, ci piace, perfetto. Quindi i colori ragazzi, io non li butto mai e non pulisco mai il piattino, come vedi. Dopo penso che il verde, questo bel, come si può dire, un gnocco di di verde, che già bagno anche lui, io lo voglio finire ma non finisce. Ci avevo fatto anche il porto di Desenzano. Vabbè, dunque i colori sono questi e poi per sicurezza, ma non so se lo userò, ho l'acqua drop in porpora. Però come ho già spiegato a Melina l'altra volta, questi colori qui sono nient'altro che il colore già liquido, quindi è come questo, solo che qui è già pronto, quindi se vuoi fare una cosa più spontanea, questo ti facilita tanto il lavoro. Melina, stamattina mi hai fatto una domanda e la rispondo per tutti che guardano. Mi son ricordata adesso, scusate. Qui, se tu hai un dipinto, e questa è la nostra famosa mimosa, se io ti ho detto, io adesso dico a Melina, ma dico per tutti, se tu all'inizio della fusione non prendi abbastanza pigmento, okay, e lo metti dopo, tutto quello che metti dopo diventa una velatura, quindi non rafforzi il colore che hai già messo dall'inizio. E ti ridico, guarda il video di come prendere il colore che è disponibile da ieri. Se tu quel lavoro lì non lo fai subito, okay, tutto quello che fai dopo è un ripiego alla fusione. Penso che così ho risposto. Qua ho preparato 2 fogli brutti brutti, perché voglio farvi prima vedere la pennellata. Dopodiché ho preparato già lo schizzo. Rido perché come sempre non si vede niente, c'è solo un vaso. Lo schizzo su carta 640, perché adesso ho quella. Però prima di andare sulla carta bella, che costa un patrimonio e voi lo sapete, hai capito Carmelina, è così, è così. Il colore va preso da subito, se no dopo è un ripiego. Quindi innanzitutto vediamo per il ciclamino solo la pennellata, poi vi dicevo facciamo la fusione. Oggi nella diretta, che è questa, nella diretta vi faccio la fusione e più che la fusione oggi nella live, sì, era da rifare, sì. Nella live non posso fare più della fusione dei ciclamini, ma la facciamo.
Poi domani mi scarico il video e faccio il video completo, fusione e finiture. Ok, vediamo prima la pennellata. Ho preparato 4 pennelli, uno piatto, che abbiamo tutti, il nostro, quello numero 7 maestro, che un po' ha sofferto, non è più lui, però adesso non è quasi più disponibile, poi lo scroller e quello grande, ok? Vi faccio intanto, per intanto, solo vedere il movimento della mano, ok? Quindi il fiore non è così difficile, anzi. Ciao Maria, il fiore stesso, perché l'ho scelto? Perché siamo a marzo e ha finito il suo percorso come fioritura, diciamo, no? Quindi se tu prendi il pigmento, e penso che qua si vede, sì, ho preso tanto perilene e un pochino di viola. Se adesso mi siedo, perché prima ho letto ancora i messaggi. Se tu hai un pennello tipo questo, ok? Hai la punta e la pancia, quindi punta, schiacci, alzi. Ecco un petalo. Punta, schiacci, alzi. E qua sotto c'è. Ok? Visto quanto è facile? Quindi, semplificando anche il fiore, punta, schiacci, alzi, punta, schiacci, alzi, poi becchino. Quello che è qua fuori come altri petali li possiamo fare benissimo col negativo colorato, quello che sarà fuori dal fiore, perché adesso se qui non è pulito me lo metto qua. Qua fuori dal fiore avremo la fusione, giusto? Giusto. E fuori dalla fusione possiamo già creare gli altri petali e la base dei fiori, della luce, vedi? Qua così. Qua fuori con la fusione, siamo ancora sulla foglio prova. Vedi cosa intendo? Con la fusione all'esterno del fiore tu mi lasci già altri eventuali petali, si dicono, sì, sono petali. Mi alzo delle volte per controllare se avete tutta l'inquadratura, yes. Ok. Hai capito? Avete capito? Poi quando sono qua sotto, quella stessa fusione, qua, mi prendo la stessa fusione e mi preparo il gambo. Ok? Vedi? Che rimarrà bianco. Rimarrà bianco. Se avete domande adesso fatele pure, tra poco mi alzo e le leggo. Adesso qua mi dà fastidio, lo tolgo. Sei live, Adriana? Sì, cara. Sì, sì, se sei qui, sono live. Ok. Quindi qui vedi bene la pennellata, il vuoto funzionale, la fusione fuori dalla prima pennellata, il negativo colorato colto dalla fusione, lasciato libero intendo. Ci sono domande per la pennellata? La rivediamo? Punta, pancia, punta. Punta, pancia, punta. Beccuccio. Poi qua questa carta è quella da prova, insomma. Se tu poi hai la carta bella, prendi il tuo pennello, lo asciughi e poi dentro possiamo dare ancora della luce. Qua non viene, vabbè. Tanto questo è spiegativo, ok?
Nella carta bella possiamo togliere la luce qua. Ci sono domande? Questions? Allora, volendo dipingere dei ciclamini bianchi, potremmo partire da un blu? Sì, io comunque bianchi bianchi il ciclamino non lo farei. Farei questa tecnica, Stefania, con il bluette. Un bluette molto, molto diluito. Poi con la stessa tecnica. Però il bianco diventerebbe o un bluette oppure un grigio. Il grigio è anche bello. Molto diluito, perché bianco bianco, anche i ciclamini bianchi non sono bianchissimi, secondo me, se li ricordo bene. Poi il ciclamino lo possiamo fare di tutti i colori che vuoi. Veniamo al succo adesso, perché questo era molto facile. Anzi, vi faccio ancora vedere, se qui hai il fiore, poi il ciclamino lui stesso fa così, che qui c'è il fiore, poi si nasconde il gambo qua dietro e spunta così, ok? Questo è il suo tipico. Quindi qua, quando poi facciamo i negativi colorati del fiore, dello stelo, dobbiamo cercare di mantenere questo andamento, ok? Se questa cosa l'abbiamo capita tutti, certo Stefania, volentieri, se questa cosa l'abbiamo capita, andiamo alle foglie. La foglia di un ciclamino è, vi faccio un po' uno schizzo, è così, no? È tonda, poi qui dentro ha un cuoricino, qui ha tante venature, la foglia è questa, ok? Nel dipingere con l'acqua possiamo farla in negativo, nella live cade anche il pennello, quindi possiamo farla in negativo, ok? Ma Adriana la fa così in negativo? Domanda per voi, eh? No, perché Adriana è un po' bastion contrario, quindi Adriana farà solo una parte della foglia, ok? Quindi questa parte si fusionerà con lo sfondo e una parte della foglia la lasciamo chiara, che poi sarà quella battuta dalla luce. Cercherò di lasciare sempre la luce sullo stesso punto. Ok? Anche questo l'abbiamo capito? Perfetto. Com'è che possiamo facilitare il tutto? Con questo pennello. Qua, questo pennello qua. Chi dice no? Qua, questo pennello qua, guarda, è vecchio? Sta perdendo un po' la lacca? Sta perdendo la lacca, perfetto. Carmelina mi dice no. Cosa intendi? Non hai capito? Ok, abbiamo un pennello piatto, un pennello qualsiasi piatto. Lo prendiamo. Adesso vi faccio prima vedere i colori. Puoi prendere un pezzo, ho preso un pezzo di blu con un angolo. Ups, c'era anche il turchese, ma guarda un po'. E poi giro il pennello, vado in un altro colore. Io ho visto che voglio finire questo verde, l'ho messo nel verde. Adesso il pennello si è aperto, che non è il mio obiettivo. L'obiettivo è che rimanga chiuso. Questo deve rimanere chiuso. Se non è chiuso, entro nel colore. Vedi, adesso è chiuso. Ho capito, mi riferivo alla sua domanda. Ah, ok. Diamoci del tu, ragazze. Ok, adesso sono in piedi. Questo esercizio si può fare in piedi. Quindi prendi la punta del pennello, schiacci, e avevo poca acqua, quindi rifacciamo. Punta pennello, schiacci, torni. Punta, schiaccio, torno. Adri, prendi colore. Se dico Adri, intendo te. Ok, dopo quando farò il video, questa mossa qui,
Ve la faccio vedere in slow motion. Valeria, ciao. Slow motion vuol dire che vedrete bene bene la mossa, quindi riguardiamo, perché nella live non posso fare le slow motion. Allora punta, pancia, lascio un vuoto funzionale e vado con l'altra punta, punta, pancia, punta. Se prendi più colore è meglio dall'inizio, ok? Guarda. Questi sono i 3 ingredienti: petali, steli, foglia. Ok? Andiamo sull'acquarello? Abbiamo fatto 20 minuti di prove. Poi qua dentro, quando è così, puoi prendere il tuo scroller, prendiamo il colore e possiamo fare delle venature dentro la foglia. Questo è il centro, tic 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 tic. Ok? Siamo pronti per l'acquarello? Guarda qua, si fa la foglia da sola. Quello che ci ingannerà quando faremo l'acquarello è che tra una foglia e l'altra non ci sarà stacco. Faccio un'altra prova. Non ci sarà stacco, ragazzi, perché nel ciclamino non hai dei vuoti. O è vecchio vecchio, proviamo con questo pennello anche, o se è vecchio vecchio sarà diradato e vabbè. Prendo colore, guarda, ok? Punta, quanto colore, pancia, punta irregolare anche. Qui ci sarà l'altra foglia, si toccano, punta, si tocca, giro, schiaccio, lascio dei vuoti funzionali, qua si tocca. Qua c'è un'altra foglia, perfetto. Punta, schiaccio, lascio un po' di vuoto funzionale, vado a toccare. Ok, è tutto un collegamento. E ripeto, questa è la carta prova. Visto queste gocce, ragazzi, se tu riesci a generare questa goccia ovunque, quella ti aiuta a collegare il tutto. Se non ce l'abbiamo, non ti collega niente, perché è ovvio, se non c'è non lo può fare. Prendo, faccio un'altra foglia. Lo so che adesso tu le foglie non le vedi, ma dopo le vediamo. Domani le vediamo. Qui ci sarà il centro. Faccio 2 o 3 gambi, perché no? E qua magari vado all'esterno. Questa è la fusione. Riprendiamo anche con questo pennello che è più facile. Prendo il colore. Qua proprio vai dentro il pigmento, eccolo qua, ok? Qui esagero adesso. Qua c'è il blu, perfetto, mi attacco alla goccia. Non ci attacchiamo al tram. Alla goccia. Poi su questa goccia non devi avere paura, perché tanto fa solo la fusione. Ok? Vedi che puoi già immaginare l'insieme del nostro insieme dei ciclamini, delle foglie. E è carta brutta. Ad esempio, se qui avessi adesso tutta quella goccia lì, adesso te lo faccio vedere da vicino perché mi alzo, prendo la goccia, la porto fuori, la faccio andare, creo già degli steli, che quelli rimarranno poi in negativo. Lo vedi? E ripeto, tutto questo è ancora tutta la preparazione, ok? Poi tutto va collegato.
Okay, abbiamo fatto 20 minuti di preparazione su foglio brutto, adesso andiamo sul foglio vero. Facciamo solo la fusione sul foglio questo, che è bello, 640 grammi. Mi intimidisce un po'? Sì, sì. Vero che ci intimidisce? Lo sai che vi prendo in giro? Mi prendo in giro. Visto che ci intimidisce il foglio, cosa faccio? Lo sporco. Ops, 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 è già sporco. Okay, se ops, ops è già sporco, non ho più il problema di dirmi: questo foglio costa XY." È vero o no? È vero. Dunque, la prima cosa facciamo qualche testolina di ciclamini. Qui c'è il vaso, lo vedi? Solo accennato. Facciamo un po' di ciclamini. Quindi se questo è il vaso, io i ciclamini me li metto qui come fuoco. Punta, pancia, punta, pancia. Testa, punta, pancia. Testa. Irregolare, il foglio è asciutto, punta, beccuccio, punta, l'abbiamo visto prima, tic, tic, tic. Quanti ne ho? 1, 2, 3, 4. Ne mettiamo un altro, tic. E tu mi dici: ma non si toccano." È vero, adesso ancora non si toccano. Tra poco si toccano. Perché intanto gli do un po' di tempo, poverini, un po' di tempo per dialogare con la carta. Ne mettiamo un altro qua. Facciamoli dialogare un po', okay? Okay. Adesso andiamo sulle foglie. Prendo lui e poi un po' te la devi sentire, no, se prendo il verde, prendiamo il verde, C, o prendiamo il blu? Bah, bah. Iniziamo con un po' di verde, qua. Quindi tanto, tanto ragazzi, melina, tanto questo tanto dopo non lo puoi mettere. Sì, infatti non si usa mai, però lo usiamo perché nella fusione è bello. Okay, adesso abbiamo fatto prima la mossa e la facciamo qua sul vaso. Le foglie dove sono? Sono sopra il vaso. Lascio un punto luce sopra il vaso. Vanno sopra. Questa goccia va a toccare il ciclamino. Adesso il colore entra. Tutti abbiamo visto che la foglia del ciclamino non ha solo un colore, vero o no? Okay, ho fatto qualche foglia. Di che colore sono le foglie? Sono, come dire, il colore del fiore entra anche dentro la foglia. Sì, il foglio costoso, certo che lo tieni lì, lo so benissimo. Questo è il blu, che non può mancare. Certo che lo teniamo lì. Signore e signori, lo teniamo lì, ma perché? Adesso prendiamo lo stesso pigmento qui, violetto. Ah, aspetta che provo prima se qua mi esce un po' di luce, essendo la carta bella bella. Yes, eccola lì. Quindi sto togliendo solo, vedi qua viene, perfetto. Qua sotto sta lavorando. Togliamo un po' di luce. Ragazzi, io non lo so, se questo che sto facendo
che è un impegno, Perché non mettete like? Domanda stupida da parte mia. O siete così stregati da quello che sto facendo che non vedete il button? Qui sto togliendo il pigmento su un colore che ho messo 2 o 3 minuti fa, vedi? Mi ritorna la luce. Perfetto. Vi ho detto oggi facciamo la fusione, poi domani mi scarico il video. Qua puoi togliere il colore quando è semiasciutto, qua vedi? E hai già una tridimensionalità su questo petalo. Lo so che vi strego, sono una strega, non ve l'ho detto. Ok, qui è tutto umido, qui è semi-umido. Adesso viene il bello perché adesso mettiamo tutto insieme. Pennello grande, i 2 colori del nostro ciclamino perché è il colore dominante. Adesso vado qua vicino al vaso con il colore dominante, tic, vado a toccare la foglia umida. Andiamo a toccare l'umido. Qua siamo con il vaso in negativo, abbiamo detto. Per adesso è ancora un vaso da brava bambina, cosa che tra poco cambia. Questo colore del ciclamino, quindi quello lì, va a toccare la foglia umida. Adesso controllo se è più o meno dritto. Yes. Guarda che sta già comunicando con il sopra. Perfetto. Qua sfumiamo. Ok. Il vaso così è troppo bello, no? Tra virgolette. Prendo il pennello piccolo, entro qua nel bordo e rompo un pochino questo bordo che è troppo perfetto. Guarda, ok, lo facciamo anche qua sotto, perché così tutto comunica. Però non chiudo tutto il vaso, ok? Quindi il vaso c'è, adesso l'occhio lo immagina, ma non è così in your face, dicono adesso, in your face, non è in your face. Ok, adesso ho visto che mi piace il blu, ma va? Facciamo un po' di gambi che si collegano con la foglia umida. Ho visto che mi avete messo un po' di like, grazie. Qua. Dobbiamo evitare quel buco verde e anche il buco blu, quindi qualsiasi buco va evitato. E colleghiamo però con i vuoti funzionali, gambiforme, tic. Prendiamo anche un po' di verde, se no è tanto isolato. Quando cambio il colore va sempre messo in comunicazione con il resto. Vedi qua questo gambo tutto bianco, perfetto. Dov'è che va? Va lì, vicino a quello lì. Senza mezzo di mascheratura, senza niente. Rigiriamo il foglio. Siamo qua. L'acquarello è proprio quel mezzo che ti permette di mettere tutto insieme. Adesso facciamo qualche petalo in negativo
che poi questo, Stefania, è anche valido per il ciclamino bianco, eh. Lasci solo il bianco della carta all'esterno. Vuol dire che in questo caso non tocco l'umido. Qua tanto è già un po' asciutto, perfetto. Adesso vi faccio una bella cosa, metto tanto pigmento qua e da lì ricaveremo qualche ciclamino rosa qua. Quindi tutto questo acquarello è un procedimento fearless, quindi senza alcuna paura. Ok, se adesso voi mi dite, però non me lo dite, ma me lo dico io, che tutto il blu e verde qua sotto. Tic. Quindi un po' dopo lo dobbiamo portare anche su. Guarda come cola lì, yes. Ho preparato un po' di carta, va asciugato. Ok. Ci dobbiamo anche prendere un po' di tempo per guardarlo, è così. Qua asciughiamo. Faccio un po' di ambient qua sotto. Qua su, dove ho messo tanto pigmento, possiamo prendere il nostro pennello e togliere qua e là un ciclamino. Ecco lì, magicamente arriva quello bianco. Togli solo il pigmento, quello che hai già messo. Magari qui ne è caduto uno. Qui è caduto un ciclamino rovesciato. Grazie dei complimenti. Qua un altro ciclamino rosa. Come lo ottengo? Lo ottengo togliendo il colore. 1, 2, 3. Forse questo ne diventa un altro? Sì. 3. Yes. Quindi tu che volevi fare il ciclamino bianco, puoi anche farti uno sfondo bello scuro e da lì togli il ciclamino bianco. E vai, abbiamo il magico pennello. Non vi ho detto che qui dentro c'è un motorino? Qua dentro, un microchip, che fa tutto da solo. Quindi in questo bel ciclamino antico togliamo un po' di pigmento anche qua, cosa che voi sapete perché l'abbiamo fatta in tantissimi video. Lo so che adesso qualcuno dice: ma qua sotto cosa fai?" Vero che qualcuno me lo vuol chiedere? Qualcuno me lo vuole chiedere e io cosa gli rispondo? Vediamo se indovinate cosa rispondo. Cosa facciamo qua sotto? Aspettiamo. Qua tolgo il pigmento, lo vedi? Ve lo porto vicino? E vi ho detto ve lo fa il microchip. Chiedete a Elon Musk che ci regala il microchip. Andiamo anche sopra il vaso. Anche qua, ma io tengo tutta sempre la stessa direzione.
Dove il pigmento è più umido, me lo trascina dietro, come vedi qua. Questa è quasi tutta la fusione. Mettiamo anche qua su. Quando il fioraio ci porta il regalo, no? Per la festa di che cacchio ne so, c'è sempre un coso decorativo sui fiori, nastro, paglia. Eccola qua. Grazie ragazzi e ragazze. Questa qui è tutto un insieme della fusione. Cos'è che potrei fare adesso ancora, che domani non posso fare più? Posso togliere ancora un po' di bianco. Qua. Quindi pennello asciutto, premo e tolgo 1, 2, 3. Poi domani possiamo creare ciclamini in negativo colorato. Questo non è tutto, ok? Quindi in inglese c'è una bella parola. La volete sentire? Che la dicono dappertutto, e visto che noi siamo poliglotti la diciamo. Trust the process. Confida nel procedimento. Trust the process. Che vuol dire non giudicare già adesso quello che vedi, ok? Tu devi, l'unica cosa che devi, proprio devi, fare la fusione, basta. Dai, ridete anche voi o no? Peccato che non vi sento. Metti lo smiley se ridi. Quindi devi fare solo la fusione, capito? Se abbiamo fatto quella, tutto il resto, trust the process. Adesso, quel che vedo mi basta, mi basta. Sì, sì, esatto. Adesso prendiamo di nuovo il pigmento bello, denso, denso, denso. Qua. È attaccato, ok? E adesso vado a fare qualche goccia nel semi-umido del beccuccio, lì dove domani vorrò avere i ciclamini. Tic, tic, tic. Quello bianco ce l'ha il beccuccio? Yes, ce l'ha, non è bianco. Eccolo qua. Qui c'è un altro? Yes, mettiamolo. Quindi domani sappiamo già dove saranno i fiori. Qui, questo qui è caduto, sì. Lo mettiamo qua. È rovesciato, poverino. E già così, come vedi, prendi. Certo che dovete provare. Lo facciamo apposta. Ancora un po' di gocce. Lì si è un po' allargato tanto, quella goccia lì. Quindi l'acquarello è anche un po' imprevedibile. Prendo di nuovo questo pennello, lo asciugo, e visto che quella goccia lì per i miei gusti è tanto, lo vado un po' a sfumare. Che poi mi crea addirittura anche un elemento piacevole. Ragazze, se questa iniziativa vi piace, la facciamo di sabato. Sceglieremo sempre un tema, 2 temi. No, 1. 2 no. Sarebbe un po' troppo. La sensibilità di fare nella fusione la traccia di colore che determinerà l'armonia. L'armonia, Nati, nasce da sola. Prendi 2 colori, massimo 3, poi l'armonia si fa. Non la devi fare, te lo fa l'acqua, non la devi fare tu. Capito? Se avete pochi pigmenti, poco colore, qua tolgo le risme della foglia,
Sei poco, non scegli 10.000 colori, okay? Schluck X. Oh, das ist aber eine schöne Überraschung. Das ist ja wirklich toll. Wann kommt denn dein nächstes Video? Ich habe dich doch ein bisschen angetrieben. Scusate, parlo in tedesco perché abbiamo un ospite tedesco. Qua tolgo il colore. Lieber Schluck X, dieses Video werde ich dann auch mit deutschen Untertiteln auf meinem Kanal bereitstellen. Die Deutschen unter euch, die wissen das schon. Avete visto che c'è tutto? Però parli italiano, Schluck X, perfetto. E qui questa è la nostra, è la fusione, solo la fusione. Vogliamo provare se viene via un po' di bianco qui? Sì, qua. Eh no, ormai ragazzi e ragazze, si è asciugato. Ah no, un pochino viene via qua. Allora tutto questo è l'insieme. Cos'altro posso fare che ci piace tanto? È questo, ok? Ambient. Così. La fusione è tutto nel dipingere con l'acqua e se usi la goccia, carissima, usi la goccia, guarda qua come tolgo, come mai le foglie non le hai sfumate? Perché devono avere un compito. Se la foglia ha un compito, il colore ha un compito, qui ce l'ha fogliforme. Anche qua non ho sfumato, come vedi. Lì dove l'elemento ha un compito non si sfuma, perché bisogna vederlo, bisogna vedere quello che c'è. Ok, se dopo il video rimane, come vi ho detto, disponibile nel segmento della live, qui sto solo togliendo il colore. Nel segmento della live mi potete fare tantissimi commenti perché li rispondo. Sono rumorose ma non non come dire, non intestardiamoci sulle fusioni armoniche o meno. Se usi pochi colori più tanta acqua, secondo me è il colore che fa tutto. Ragazzi, questo è per adesso la fusione. Come detto, domani facciamo le finiture, qua do ancora un po' di gocce. Tic, tic, tic. Nelle finiture di domani faccio un video completo che poi metto a disposizione prima agli abbonati, poi a tutti e vedrete il risultato finito. Für heute sage ich mal Tschüss an alle. Quindi arrivederci per oggi, vi ringrazio di essere stati qua, ci vediamo nelle finiture. Ciao ciao!